ennesima giornata di sole qui in Romania, nel Maramureș, e oggi vado a pacciamare con la paglia il mio nuovo orto in cassoni. Ecco, vi faccio vedere la procedura appunto della pacciamatura con paglia, procedura che ho già testato a suo tempo in tunnel, quando avevo appunto il tunnel con pomodori eccetera, e avevo fatto un paio di prova, scusate il gioco di parole, pacciamando appunto con paglia. È una gran cosa perché comunque ci sono diversi benefici, ecco, tra cui il fatto che una volta appunto che si è terminato, diciamo, il ciclo vitale della pianta, quindi raccolti i frutti eccetera, la paglia nel terreno biotriturata, ecco, quindi spezzettata, va reimpastata col terreno stesso per poi appunto diventare humus e quant'altro, quindi non si va a buttare via nulla, anzi si fa anche addirittura un'opera di bene per l'ambiente, nel senso che non andiamo a consumare il classico foglio plastificato per poi appunto andare a buttarlo nelle immondizie con relativo inquinamento. Va bene, lasciamo perdere. Allora ho dietro di me la mia carriola con mezza balotta, mezza appunto balotta di paglia, va bene, ecco. Per chi non lo sapesse, perché c'è ancora qualcuno che non lo sa, come non lo sapevo io a suo tempo, andiamo a triturare la paglia e non il fieno. Le differenze sembrano ovvie, ma invece sono fondamentali. La paglia è il gambo, lo stelo che rimane del grano dopo appunto la trebbiatura, va bene? Il fieno invece è l'erba che cresce e viene tagliata manualmente, come vi lascio qua in cima il video appunto della falciatura manuale, ecco, o con macchinari, e praticamente il fieno invece è tutto quel che riguarda le erbe spontanee. Non andiamo a mettere, mi raccomando, non andiamo a mettere il fieno come pacciamante, perché comunque sì, ci sarebbero dei benefici, fa più o meno lo stesso effetto, ma sarebbe comunque carico di semenze, quindi comunque l'anno prossimo ci ritroveremo probabilmente il terreno con semi magari appunto di piante di malerbe, chiamiamole, ecco, di infestanti, e quindi non andrebbe bene. Quindi usiamo la paglia, che è praticamente un materiale, diciamo, inerte, va bene? Ecco, trattasi sostanzialmente di cellulosa, ecco. Va bene, dai, procediamo adesso. Cambio inquadratura per non risultare noioso. Allora, l'orto in cassoni lo conoscete ormai tutti, di quelli che mi seguono o che hanno visto i video precedenti. È stato realizzato anche in tempi brevi. Sono sincero, sono contento e fiero di me stesso. Solitamente sono molto critico verso il mio operato, però ecco, sono molto contento perché ho fatto tutto abbastanza benino e anche in tempi brevi e con una cifra relativamente bassa per quanto riguarda la realizzazione. Sono contento soprattutto per l'ordine, nel senso che tutto quanto pulito e ordinato, ecco. È arrivato il momento importante di pacciamare. Ecco, cosa vuol dire pacciamare? Vuol dire mettere uno strato di un qualcosa, ok, sul terreno, affinché non crescano le malerbe, che poi è anche un brutto termine dire malerbe, perché sinceramente sono quelle piante spontanee appunto che però a noi non interessano, cioè sostanzialmente a noi ci interessa che cresca la nostra piantina di pomodoro senza che vada appunto a competere con le altre piante. Più che altro anche perché comunque le piante infestanti, le malerbe o piante spontanee, chiamiamole come vogliamo, il problema principale è che vanno a succhiare, vanno a trarre energia dal fertilizzante che abbiamo dato noi per le nostre piantine, e quindi vanno a togliere diciamo i nutrienti alle nostre piantine. Detto questo, vi ricordo appunto orto in cassone. È stato riportato uno strato di terreno già semifertile dell'anno scorso, fatto di limo, ok, sabbia di fiume, molitura come la chiamano qui in Romania, 30-35 cm, 40-35 cm di terreno già appunto concimato. Dopodiché lo strato scuro che vedete sopra è uno strato leggero di concime che è letame sostanzialmente, ok, ecco, di vacca, quindi letame bovino, va bene, per capirci. Questo l'ho messo perché ho sempre avuto degli ottimi risultati, nel senso che
il terreno è già concimato un po', va bene, lo strato sopra, man mano che andrò ad annaffiare manualmente, per cui non ho una manichetta perforata eccetera, ecco, i nutrienti andranno per gravità, per percolamento, andranno appunto a irrorare l'apparato radicale delle relative piantine. Questo qua l'ho fatto su tutte, citrioli, prezzemolo, carote eccetera, quant'altro, senza nessun problema, perché ripeto, ho già fatto le mie prove, ho sempre visto che sono cresciute in modo perfetto. Tornando a noi e ricambio inquadratura, ecco, tornando a noi e ho cambiato l'inquadratura, la ciliegina sulla torta, chiamiamola così, appunto, è la pacciamatura, ecco, nel senso che ho la comodità di un orto in cassoni, quindi la schiena ovviamente ne giova per quanto riguarda la comodità delle annaffiature, i controlli, le potature e quant'altro, e soprattutto anche ecco, la comodità di andare a togliere appunto le piante infestanti. Per evitare anche questo fastidio, diciamo in maggior parte, in massima parte, vado a pacciamare con la paglia, nel senso che vado a mettere uno strato di paglia, va bene, sopra al terreno, in modo tale che le malerbe appunto non possano crescere come potrebbero crescere senza lo strato, nel senso che andrò a togliere soprattutto la luce, quindi andrò ad evitare che prolificano, si dice così, sì, in modo diciamo energico. Va bene, dai, allora la paglia che ho qui davanti a me, che potete trovare sicuramente o in qualche consorzio o ancora meglio da qualche vostro amico, adesso costa un capitale, ecco, anzi parliamo di prezzi già che ci sono. 5 o 6 anni fa la pagavo 5 lei, che tradotto in euro è praticamente un euro a balotta, ok, a balla di paglia, ecco, per capirci, la classica, va bene. Adesso mi hanno chiesto 20 lei, quindi praticamente 4 euro, ripeto, a balla, e vabbè, un disastro, comunque non importa. Allora, la paglia messa così com'è, ok, non va bene per la pacciamatura, o meglio, potremmo già metterla, adesso ve la faccio vedere da vicino, o meglio, potremmo già utilizzarla così com'è, la paglia, però vedete, lo stelo è tagliato abbastanza lungo, sono mediamente dai 10, anche di più, 15-20 cm, ok? Ecco, potremmo andare appunto ad appoggiarla al terreno, però così com'è ha una grande scomodità per quanto riguarda la posa. Infatti adesso io andrò a biotriturarla, nel senso che la spezzetterò molto più piccola, ok, in modo tale che si vada comodamente a sparpagliarla come se fosse, diciamo, uno strato di terreno, ecco, sostanzialmente. Quindi facciamo finta, per metafora, di avere ghiaione piuttosto che sabbia fine, va bene? Ecco, per fare questa operazione io vi consiglio di o comprarvi o di farvi prestare o di andare da qualcuno che ha un biotrituratore, anche il più economico possibile, ecco, perché la paglia comunque per biotriturarla non serve sicuramente un biotrituratore di alta qualità, ecco, o di grandi dimensioni. Adesso vi faccio vedere in mano la differenza, perché ne ho già biotriturata un po' qualche giorno fa, appunto, un po' di paglia, e dopodiché appunto procederò con la posa e vi farò vedere il risultato finale. Ecco, la paglia biotriturata viene così, si nota ovviamente la differenza perché è molto più gestibile, cioè una volta portata nel terreno basta sparpagliarla un po' con la mano e fa proprio quello strato soffice che va appunto a pacciamare il nostro terreno. Quindi la diversità, ecco, da questo formato a questo è ovviamente visibile e palpabile, va bene? Ecco. Allora, il primo beneficio che abbiamo con la pacciamatura con la paglia, dai, è ovvio, non ci crescono le malerbe, o meglio, sono di molto rallentate e di molto tenute a bada, va bene? Ecco, primo motivo. Il secondo motivo, secondo beneficio, abbiamo che ci trattiene di più l'umidità, ok? Quindi le nostre annaffiature saranno molto più prolungate nel tempo, perché appunto la paglia, assorbendo l'acqua, ci trattiene l'umidità vicino alla nostra pianta, va bene? Il terzo vantaggio è il fatto è che a fine stagione abbiamo il nostro strato che possiamo rivoltarlo nel terreno per creare ulteriore humus, quindi non va buttato via, ok? A differenza solitamente del foglio appunto plastificato, va bene?
Ecco, c'è anche un quarto motivo che forse è il più importante, ecco, andiamo anche a salvaguardare l'ambiente, quindi non facciamo immondizie, non inquiniamo, eccetera, va bene? Quindi io direi che pensateci, procuratevi un biotrituratore, fatevelo prestare quel che volete, comprate un paio appunto di balle di paglia, va bene? Ecco, e pacciamate anche voi che i vantaggi sono veramente importanti. Dai, andiamo a biotriturare, poi faccio un'aiuola, ve la faccio vedere come viene, che anche esteticamente è molto bella da vedere, da vedersi appunto, e basta, dai, procediamo, via. Allora, biotrituratore dell'alcol, comprato usato a suo tempo, niente di che, è un biotrituratore semplicissimo elettrico, va bene? Gli ho fatto un paio di modifiche, nel senso che nasceva con 3 gambette, ok, quindi veniva circa a mezzo metro di altezza, con la possibilità di fissarci un sacco, eccetera. Siccome ho sempre triturato quantità abbastanza importanti di materiale per l'orto, il compost, la paglia, eccetera, ecco, mi sono adoperato di fargli questo supportino qui in legno semplicissimo, togliere le gambette e mi sono preso un fusto dell'olio, ecco, che ho debitamente pulito, scrostato, eccetera, l'ho tagliato sopra e sostanzialmente vado ad appoggiare direttamente sopra al fusto, ok, tramite appunto il suo supportino, ecco, vado ad avere, ecco qua, vediamo qua, il biotrituratore al suo posto, perfettamente in opera per biotriturare appunto quantità importanti di materiale. Adesso collegherò la mia prolunga e poi andremo a biotriturare appunto la paglia. Ecco, quello che ho in mano non è un crocifisso, ma è uno stantufo che mi sono fatto questa mattina al volo, perché non riuscivo a trovare quello che avevo fatto qualche anno fa, appunto bello col suo imbuto in plastica, eccetera. È una modifica fuori legge, quindi non vi esorto a farlo, quindi a vostra diciamo responsabilità, ma sostanzialmente il biotrituratore aveva 2 flange di tenuta appunto per la sicurezza, per non inserire appunto la mano, che per la paglia e altri ortaggi che volevo appunto biotriturare si ritrovava a essere molto scomodo. Ho tolto la flangia a mio rischio e pericolo, mi sono fatto stamattina questo qua che comunque è molto simile a quello che avevo fatto bello con l'imbuto in plastica, eccetera. Sostanzialmente non è altro che un aiuto per andare a spingere la paglia che resta magari appunto conficcata o comunque si arresta a metà del biotrituratore e basta. Qui c'è la misura, non va a toccare la lama, quindi ho la sicurezza che appunto non posso andare a farmi male, niente di che. Va bene, dai, attacchiamo la corrente, diamo tensione elettrica al nostro biotrituratore. Bene, ok, ecco qua, e la schiacciamo. Ecco, se andate via spediti e nessuno vi disturba e niente si inceppa, ok, una carriola di paglia o un fusto così nel giro di un quarto d'ora, neanche 20 minuti, ecco, riuscite a fare. Questo è il nostro strato pacciamante in paglia, perfettamente pronto per essere messo, diciamo, chiamiamolo a dimora. Adesso vi faccio vedere il tutto, il risultato che viene fuori. Ecco, a differenza delle prode con cui appunto mi prodigavo a mettere il tutto col badile, ecco, qui penso che sia ottimale la sessola, va bene per andare appunto a sparpagliare a piccole aree la nostra paglia. Qui le piantine di pomodoro che ho messo l'altro giorno, ecco, sto procedendo insieme con voi con i vari video per la realizzazione di questo orto a cassoni quest'anno. Basta, io credo che il tutto vada sparpagliato in modo il più uniforme possibile, vedete, e il risultato deve essere questo. Adesso vi cambio inquadratura per farvi vedere che appunto andrà messo uno strato né troppo poco, perché comunque le malerbe riceveranno sufficiente luce come con poca differenza, quindi prolifereranno, ok. Ecco, mentre andare a mettere uno strato eccessivo, sostanzialmente avremo uno spreco di paglia e sostanzialmente non comporterà nessuna differenza. Quindi ha buon senso 1 o 2 cm di paglia, tanto perché appunto non raggiunga la luce sullo strato
appunto di terreno. Ecco. E basta, io suppongo le prove in esterno che avevo fatto a suo tempo con le fragole, però erano invasi, ok, invasi. Ecco, il vento non aveva portato via nulla, anche perché alla prima pioggia questo si compatta, quindi diventa anche abbastanza compatto e appunto coeso. E il risultato è questo qua. Adesso continuo con questa aiuola, ma sono contentissimo perché appunto vado a risolvere appunto ho 4 vantaggi come vi ho elencato prima, ecco, con una spesa diciamo relativa, e soprattutto vado anche a salvaguardare l'ambiente, oltre che al fatto di perdere tempo dopo a starci dietro appunto alle infestanti. Prima aiuola completata, sono contentissimo, ecco. Allora cassone, terreno semiconcimato, strato sopra di concime, tutta la lavorazione del calcio. Vi lascio anche qui il video per quanto riguarda appunto il calcio, per evitare il marciume apicale. I tutori li ho messi, ecco, qui dopo farò anche delle modifiche sugli altri, che ho più sistemi di sostegno da fare, e ho messo anche la passamatura in paglia. Direi che il tutto è diciamo completato. Aspetto i pomodori. No, manca la potatura, anche la potatura, bisogna sistemare anche la faccenda della potatura. Va bene, dai, a parte questo, finisce qui il video. Ecco, sono stra contento. Ecco, come vi ho detto, 4 sono, almeno sempre a mio modesto avviso, 4 sono i vantaggi. Ecco, ve li ho elencati prima durante il video. Io finisco qui il tutto, saluto come al solito tutti gli iscritti, i non iscritti, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!